che la donna deve essere pulitina, perfettina, e la cacca non la fa, e se la fa rosa coi coriandoli, no? Ma noi vogliamo sapere quanti appuntamenti Tinder lei ha avuto prima di Nevia. Eh, Un altro podcast! Se esci di casa domani mattina e incontri uno stronzo, hai incontrato uno stronzo. Se ogni mattina esci di casa e incontri uno stronzo, forse lo stronzo sei tu. Aveva un italiano corretto, la sua grammatica era corretta. Il tema che vi abbiamo proposto appunto sui social, che ha riscosso più interesse. Tinder. Esatto, ci siamo conosciuti su Tinder. Non è che sia fuori dal comune conoscersi su Tinder, ma forse è un po' fuori dal comune poi avere una relazione dopo 7 anni partita da Tinder. Lui è Fabian. Lei è Nevia. Abbiamo pensato che c'era qualcosa che mancava in questo scenario globale dell'intrattenimento on demand. Un altro podcast! Tutto questo è anche un modo per noi per esorcizzare quella sensazione di cringe che si ha nel mettersi sui social nel 2026, soprattutto quando hai più o appena quasi 40 anni. Quindi la vive bene. Giusto. L'idea del nome era tipo l'ennesimo podcast di cui non avevate bisogno, però è un po' lunghina, quindi se avete altri suggerimenti è un ottimo modo per portarvi nei commenti. Dateci le vostre idee, lasciate un commento qui sotto, cioè, sotto al video. Ho sempre sognato di poterlo fare. È vero? Io ho sempre sognato di poterlo fare e vi lascio il link del precedente video qua e appare puntualmente esattamente qua. Vi abbiamo chiesto sui nostri social, su Instagram in questo caso, di darci qualche consiglio sui temi più interessanti, sulle cose che vi incuriosiscono. Di noi, perché ovviamente se fai un podcast è perché sei egoriferito, se no Esatto. cosa lo fai a fare? Prima di iniziare però vi ricordiamo che questo podcast è sponsorizzato Da da nessuno. Nei momenti di grande bisogno puoi fare affidamento su Nessuno. nessuno. Hai bisogno di soldi? Nessuno Nessuno. è lì per te. Questa non ce l'avevamo neanche preparata, è bellissima. Io me la sto studiando da circa una settimana, però è vero, con te Potevi non ne avevo ancora anche, parlato. potevi anche farmelo sapere. Se qualcuno volesse prendere il posto di nessuno e ci volesse dare dei soldi in cambio di niente, contattateci. E questa specie di telepatia, che potrà sembrarvi fatta apposta ma non lo era, Io non ci ho neanche più fatto caso. è anche il frutto del fatto che stiamo insieme da 7 anni, stiamo molto tempo insieme, lavoriamo insieme, viviamo insieme, facciamo non tutto ma quasi tutto insieme. Sì. Quindi si è creata questa telepatia di coppia, possiamo Io dirlo. pensavo che stesse per dire sindrome di Stoccolma, però anche telepatia di coppia suona bene, insomma. Sì, un sindrome Stoccolma, chi ce l'ha dei due? Probabilmente il nostro cane. Lo so che volevi dire probabilmente tu. Dillo, Probabilmente. abbi il coraggio. Sicuramente io, Ah, cosa ecco. probabilmente? Chi è? Cioè, mi vedete? Sicuramente si sente spesso quando si parla con i nostri amici, conoscenti, con altre persone, si sente sempre un forte scetticismo nei confronti di Tinder, che è anche comprensibile, e spesso io e Nevi abbiamo parlato di questa cosa anche tra di noi, perché appunto la nostra esperienza, che poi è un aneddoto, quindi non fa statistica, non fa, non è sicuramente rappresentativo, ma allo stesso tempo è un'esperienza reale di due persone pseudo normali. Pseudo e normali. Esatto. Invece appunto noi ogni volta che ci confrontiamo con appunto questo scetticismo, ma anche, anzi, è molto polarizzante come tema, perché spesso si sente persone che proprio si può dire che demonizzano Assolutamente. Tinder e le persone che si possono conoscere su Tinder, quando invece io ho sempre pensato che semplicemente Tinder fosse un'alternativa al bar o alla discoteca, che sono posti dove si possono conoscere persone altrettanto strane, altrettanto ambigue, e con scopi
altrettanto giusti o sbagliati, e come sempre nella vita è una questione di tempismo, di fortuna, si va anche un po' a sottovalutare il nostro ruolo nell'esito, nel successo o meno che può avere una relazione O un match. o un match, certo, perché comunque è sempre facile dire la cosa è andata male perché l'altro o l'altra sono uno stronzo, però è sempre un po' più difficile invece mettersi in discussione, in dubbio. L'approccio è anche quello che in generale, come tutto nella vita, fa sì che cambi quello che è intorno a te in base a come lo approcci. E io posso parlare per me, e come vedete sono una persona particolarmente elegante, non mi trucco dal 96 e le mie foto di Tinder rappresentavano questa persona qua. Ed erano, penso, una foto dove abbracciavo una Una capra, capretta. un'altra dove ero particolarmente figa, però sei in modo casuale, no? Quelle foto un po' rubate, no? Un po' non i selfie, però di base mi sono presentata per quella che sono. Infatti nella mia bio c'era scritto, cosa c'era scritto mai? Spaghetti western e rutto libero. E non poteva non essere un match questa cosa. Allora, è sicuramente un ottimo modo per scremare tutta una parte di uomini che non accettano la complessità di una donna e le sue sfaccettature, no? Che la donna deve essere pulitina, perfettina e la cacca non la fa e se la fa rosa coi coriandoli, no? E cosa sulla quale penso che ogni donna in ascolto, quindi due, probabilmente di cui una mia mamma, sarà una la tua, sarà d'accordo, no? Cioè, una persona può essere femmina o identificarsi come tale, ma comunque avere degli atteggiamenti che non necessariamente siano canonizzati, ecco, in questa cosa. E devo dire, ho scremato un bel po' di coglioni, penso già di partenza. Altri li ho scremati dopo due o tre battute. E c'è anche da dire che questo dal punto di vista da femmina, perché comunque su Tinder ci sono molti più uomini, quindi noi abbiamo questo, passami il termine, potere decisionale molto più alto. Gli incel avrebbero tanto da dire su questa cosa, ma non entreremo. Sarà uno dei nostri prossimi video. Sì, sì, perché io voglio assolutamente parlare del caso Carlasco, ma non ora. La cosa divertente, secondo me, o anche interessante, tra l'altro, è questa differenza di approccio che noi avevamo a Tinder. E io mi ricordo addirittura, giusto per farti rendere conto di comunque come in qualche modo, anche quando si è convinti di essere fuori da certe dinamiche e di come si è convinti di essere delle persone no, che in qualche modo si sono liberati dell'opinione degli altri, no? Un po' tutte queste, come piace dire a te, sovrastrutture mentali. Eh, io avevo una, se non due foto nel mio profilo, ti ricordi? Che erano fatte e non mi... avevo usato probabilmente un cavalletto, anche se probabilmente avevo tipo appoggiato il telefono da qualche parte con l'autoscatto, che volevano... e l'idea era che la foto sembrasse fatta da qualcuno quando in realtà me la sono fatta da solo. Perché guardando la mia galleria quando ho creato il profilo mi sono reso conto che avevo Solo quasi solo selfie. selfie e no, non essendo una persona che anche tutt'oggi che non fa chissà quante foto E non non essendo ha- una persona che ha non degli es- e non amici. essendo una persona particolarmente socievole, soprattutto in quegli anni, mi sono reso conto che non avevo neanche una foto da persona normale e non da psicopatico. E quindi ho pensato bene di farmi una finta foto su Tinder, così come per strada o in un bar o in un parco. Quello che vedi di una persona alla fine fa testo fino a un certo punto, perché quello che poi veramente conta è quello che la persona ti dimostra quando la conosci, quando inizi a frequentarla e quando inizi a conoscerla veramente. Quello che vedi di una persona è quello che la persona vuole farti vedere. E questo vale su Tinder come in qualsiasi cosa della Sì, vita sì. normale, no?
molto pirandelliana, siamo uno nessuno 100.000, un'altra cosa che mi piace citare sempre per sembrare un po' più intellettuale, perché con ogni persona ci poniamo nel modo in cui pensiamo che quella persona gradirà di più quel modo di noi, quella parte di noi, quella maschera nostra, che poi una maschera non è necessariamente una cosa finta, ma è scegliere una parte di sé da proporre agli altri prima delle altre. Nasconde, ma non è che nasconde la tua vera essenza, magari nasconde altre sfaccettature di noi e appunto lui voleva sembrare un po' meno asociale di quello che era e c'era questa foto, me la ricordo tipo così sul divano, come se un amico o un'amica così gliel'avesse fatta, però è stato carino perché poco dopo me l'ha ammesso, cioè secondo me poi sta lì, no? Il fatto che siamo tutti così, però poi a una certa, quando inizi a conoscere la persona, lo si può dire che siamo così, cioè siamo tutti dei creepy, raga, basta, io ho chiuso. Però siamo tutti creepy, è Ma vero? sì, ma alla fine siamo tutti persone, chi più adattato, chi meno adattato all'interazione sociale. Da un lato è normale perché siamo abituati a vivere in una società dove si è giudicati da quando io penso che le primissime memorie che tutti noi possiamo avere sono in qualche modo un giudizio di qualcun altro, ma anche solo magari di un nostro genitore o di un nostro parente o di un fratello o di una sorella che ci hanno fatto un appunto, no? Cose fatte senza nessun tipo di Malizia. malafede, di malizia, però penso che sia proprio la natura dell'essere umano, quella di rapportarsi con gli altri, confrontarsi e soprattutto nella cultura occidentale è molto presente il giudizio, il volere l'approvazione degli altri e penso che sono veramente pochi quelli di noi che riescono ad arrivare a un certo punto dove questa cosa non ci intacca più in maniera intelligente però, perché tantissime volte poi si parla con gente, no, che ti vuole convincere che l'opinione degli altri non li tocca e quindi per dimostrartelo fanno poi cose talmente estreme o ridicole che ah no, perché tanto a me non me ne frega niente di quello che pensano gli altri e alla fine dici ma è una cosa più performativa che effettivamente reale. Anche i complimenti in un qualche modo sono dei giudizi su di te. Se tu davvero non vuoi essere succube del giudizio degli altri, dovresti esserlo sia dei giudizi negativi ma anche di quelli positivi. Certo, E comunque invece noi siamo molto tendenti a cercare una conferma nelle altre persone, no? In un complimento, in un dirti sei stato bravo, che bella cosa che hai fatto, che sì, bella cosa che sì. hai indossato in qualsiasi circostanza, ma la verità è che se ti vuoi distaccare dai giudizi devi distaccarti anche da quelli positivi. Un aspetto interessante di molte filosofie orientali, nella filosofia cinese o giapponese, che poi è in gran parte derivata, ispirata dalla filosofia cinese, il concetto del non riempire troppo, no? Quello che si vede anche nell'arte, se noi andiamo a guardare moltissime delle opere d'arte europee del periodo medievale, rinascimentale, del Risorgimento, sono sempre molto piene di dettagli, in alcuni casi di più, in altri di meno, ma questa tendenza a riempire c'è sempre molto, mentre invece nell'arte orientale, nell'altra arte cinese e giapponese, si tendono a vedere questi grandissimi spazi vuoti. Il protagonista di quasi ogni opera d'arte è il vuoto ed è anche lo stesso motivo per cui a una persona, io adesso dico orientale generalizzando in maniera esagerata, diciamo, ma a una persona cinese ad esempio, se ci fai caso, se tu gli fai un complimento, la reazione è quasi sempre quella di, come si dice, deflettere, no? Quella di Mm, dire ma no, stai esagerando, no? ok. Invece noi abbiamo la tendenza, no? Sempre a voler rimarcare no, ma come sei bello, ma come stai bene, ma come e noi accettiamo questo, no, complimento che ci riempie e sono semplicemente degli approcci differenti
che poi necessariamente significa giusti o sbagliati. Bello questo parallelismo con l'arte, ti fa sembrare una persona molto profonda. Hai visto? Bello, cazzo, questa se l'è studiata e non me l'aveva detto. Io avevo detto facciamo a cazzo di cane, lui in realtà si è poi andato su ChatGPT e ha detto dimmi delle cose intelligenti da dire nel podcast di domani. Non accetto queste diffamazioni, ti querelerò. Nelle sedi opportune, come dice Esatto. una famosa criminologa Non di ci cui voglio interessa in questo parlare. momento. No. Comunque, parlavamo di Tinder. Allora, lui per attirare la mia attenzione, come giustamente diceva, non aveva sto gran profilo, parliamoci chiaro, eh. Cioè, Ha questa dopo pensato che... 7 anni si ricorda ancora che io le ho messo un super like. Beh, quel super like ha cambiato entrambi i nostri destini, È vero, perché è altrimenti vero. non ci saremmo probabilmente conosciuti, perché io non ti avevo matchato a È mia stato un po' volta. come la pallottola lì all'Arciduca, chi era Ferdinando, in Serbia, Ma non è la prima la guerra goccia che ha mondiale. fatto traboccare il vaso, cosa c'entra la pallottola? È stato l'evento che ha fatto scoppiare la Ok. prima guerra Ah, mondiale. ok. E il super like è stato l'evento che ha fatto scoppiare la tua guerra vitale di Esatto. sopravvivere in mia presenza nei successivi 7 anni. Comunque, quel super like ha portato a tante altre cose, tra cui delle chiacchiere nelle quali personalmente la cosa che mi ha colpito rispetto a tante altre persone è che evidentemente lui aveva capito che io ho bisogno di uno stimolo intellettuale, cioè che ciao come stai, di dove sei, quanti anni hai, mi avrebbe ferita. E quindi ha fatto il brillante. L'hai fatto, Non mi ci sei ricordo. riuscito. Beh, vabbè, tu sei Ah, brillante, ok, dici in però generale, in sì. generale sei stato molto poco scontato, brillante, divertente e aggiungo una cosa fondamentale nel caso che qualcuno di voi ancora maschietti usi Tinder, aveva un italiano corretto, la sua grammatica era corretta e vi assicuro che questo è un punto molto importante per molte ragazze. Siamo scritti credo per un paio di settimane buone in Sì, modo anche molto, molto costante, anche perché lui risultava a 17 soli chilometri di me, ma in realtà era a fare in culo ed era tipo un'ora e mezza di viaggio. sì, avevamo in mezzo solo 2 laghi da circumnavigare. E quindi poi tra il mio lavoro, tra la distanza e tra forse anche un po' il giusto Tempo. prendersi il proprio tempo per capire se veramente aveva senso, anche perché entrambi eravamo un po', penso, arrivati a un punto dove l'interesse principale non era quello di dire usciamo una sera, facciamo quello che dobbiamo fare, no, c'era comunque sicuramente da parte di entrambi un interesse di poter conoscere una persona stimolante, interessante anche su un altro livello. Ti devo dire una cosa. Oddio, questo è uno scoop, sentiamo. In realtà io volevo solo una botta e via, siete che ti sei attaccato al cazzo. Non potevi dirmelo prima. Sì, è molto simpatica. Di questa battuta sarà fierissima. Minchia, proprio gongolo. Guarda come gongolo. E... E? E quindi, dopo un paio di settimane ci siamo visti, ci siamo trovati bene, il giorno dopo ci siamo rivisti, poi ci siamo rivisti ancora, e questa cosa ha avuto, a mio avviso, uno sviluppo abbastanza normale, abbastanza naturale. Naturale, sì. Tu hai parlato no, del tuo punto di vista femminile Mm. all'avere matchato con un uomo, ma c'è anche il punto di vista maschile, no? Signore e Perché, signori, punto di vista maschile. e tra l'altro, come su tutti gli altri temi, siamo molto curiosi di sapere le vostre esperienze, i vostri punti di vista, lasciateci un E commento. certo perché dovete engage un po' con questo video, raga, se no che cazzo lo facciamo fare? Ovviamente a noi i commenti fanno comodo,
e chiunque su YouTube sa, però sarà anche interessante poi poter integrare eventuali risposte, commenti nei prossimi video o in altri contenuti sui social. Punto di vista maschile per un utente di Tinder che ha trovato l'amore della sua vita ed è solo che grato all'universo. Sicuramente Tinder ha cioè esistono due Tinder in realtà, il Tinder che usano le donne e il Tinder che usano gli uomini, che hanno regole, dinamiche e un'etichetta completamente diversi, anche solo per quella dinamica di potere, se vogliamo chiamarla così, che ovviamente porta le donne a, penso statisticamente, anche essere meno rispetto agli uomini e a poter essere più selettive e ad approcciarsi in maniera diversa, anche ovviamente perché cercano cose diverse rispetto spesso, non sempre, agli uomini. E personalmente devo dire di avere avuto una percentuale maggiore di esperienze comunque positive al netto di tutto rispetto a quelle negative, ma diciamo che questo mito per cui su Tinder esistono solo uomini pervertiti e invece donne che no, rischiano di diventare vittime di questi uomini, secondo me è anche un pochino Estremizzato. estremizzata, perché io vi assicuro che ho conosciuto persone che, ragazzi, cioè, poi vi meravigliate se non vi si caga di striscio nessuno, se beccate solo i casi umani. A un certo punto, come dicevamo prima, forse è anche il caso di fare un attimino di autocritica, se no, c'è quel famoso detto che dice che se esci di casa domani mattina e incontri uno stronzo, hai incontrato uno stronzo, se ogni mattina esci di casa e incontri uno stronzo, forse lo stronzo sei tu, e forse sarebbe il caso di Adoro. farsi due domande. Eh, Cazzo, questo è lo slogan. e a me sicuramente di Nevia era piaciuto il fatto che lei fosse una persona normale, non impostata, con cui si poteva parlare in maniera normale, con cui non c'era quell'impressione che invece c'è molto spesso, in cui devi no, fare un po' il fenomeno perché devi fare colpo su questa persona, perché questa persona no, aspetta. Cioè, che ti senti di essere un po' come a scuola che stai facendo un compito che deve essere Una valutato in maniera positiva, una performance, performance, no? esatto. Eh, non ci sono mai tra di noi neanche stati quei giochetti del lui mi ha mandato o lui o lei mi hanno mandato un messaggio, quindi io adesso non posso rispondere subito perché sennò no, un po' tutte quelle dinamiche che sono anche comprensibili perché in un momento o nell'altro le abbiamo avute sicuramente anche noi, ma appunto quando ci siamo conosciuti questa cosa non è esistita, è stata un'interazione normale come tra due persone che si conoscevano magari anche da più tempo di quello che non era poi effettivamente. È vero. E anche dal mio punto di vista sicuramente è stato fondamentale il fatto che ci siamo approcciati l'un l'altro in una maniera molto naturale e senza lasciarci in qualche modo coinvolgere da quelle dinamiche che possono succedere quando le persone si conoscono, ma anche al bar, perché anche in giro, al bar, se io dico bar, ma può essere qualsiasi altra situazione sociale, in cui magari approcci una ragazza, io adesso parlo da uomo, e immediatamente sembra partire un po' quel teatrino del lei mi mette alla prova, quindi io devo fare una battuta, però poi devo fare una battuta che la faccia ridere, però che la... No, parte un po' quella cosa che dici, Madonna, che peso, che... no? C'è molta poca naturalezza. È È un un copione copione sociale. che poi da un lato può anche essere divertente, può, no, se non viene estremizzato, può anche portare, no, è un modo come un altro di rompere il ghiaccio, però spesso poi sia da una parte che dall'altra viene invece utilizzato un po' come quasi come un'arma per, non dico manipolare, ma per avere comunque controllo della situazione. Ma noi vogliamo sapere quanti appuntamenti Tinder lei ha avuto prima di Nevia. Io lo so. Uh, Fisici. Cioè, nel senso che vi siete visti dal vivo. Più o meno, adesso non è che devi... 4-5? Solo? Più? Sì, sì, no. Ho avuto diversi match da cui però dopo un po' di chat, un po' di messaggi anche poi spostati su WhatsApp,
non è nato un incontro, a volte perché sono stato ghostato, a volte perché io ho ghostato la persona, eh, però fisici reali penso un 4-5. Di cui Anche a me. sì, 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 di cui tra l'altro la maggior parte è qui a Lugano, che è assurdo perché appunto la distanza non è che lo rendesse proprio comodo come posto in cui venire. Però sì, 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 sì. Ok. E tu invece? Anch'io 5 con uno 0. No, non saprei, un tot, saranno stati meno di 10, ma sì, tra i 5 e Sì, i 10. Ma a volte è stato, la maggior parte delle volte anzi, è stato bere una cosa insieme, chiacchierare e poi la cosa è finita lì. sì, Altre volte è andata avanti una conoscenza che però poi si è andata a spegnere abbastanza cioè abbastanza facilmente. sì. Una volta ho avuto questo match con un poliziotto. Ho un futuro, vabbè, comunque. Sì, vabbè, non dirlo come se stessimo parlando di una ACAB, cioè, ACAB. abbiamo 15 anni. Vabbè, diciamo che io non sono particolarmente attratta dall'uomo in divisa, mettiamola così per usare un eufemismo, però questo ragazzo era molto interessante, appunto faceva il poliziotto. Ehm, Ci siamo visti, se non che lui mi ha fondamentalmente fatto capire che io non gli piacevo, mentre lui a me piaceva, e a lui piaceva una mia amica. Ok, E io, da persona buona e magnanima, che vuole solo il bene degli altri, ho fatto da tramite per lui con la mia amica che ha detto: Ma sì, dai, carino. Dopo che ho dovuto convincerla che la cosa non mi desse sì, fastidio. E dovevano vedersi, dovevano incontrarsi, si sono scritti un po' e poi dovevano vedersi, se non che tipo 2 giorni prima di avere l'appuntamento lei rivede una sua vecchia conoscenza, si rinnamorano, infatti poi sono stati insieme per anni e gli tira pacchissimo a sto ragazzo e quando mi dice che vuole tirargli pacco io le dico che è così, no? La vita non può essere normale, devi metterci un po' di pepe. Le dico, ma digli che gli stai tirando pacco perché in realtà l'abbiamo perculato insieme io e te, no? Cioè, gli abbiamo fatto tutta sta cosa così impara a non volere me. Non so perché non era così, era letteralmente lei che si era rinnamorata di una persona, quindi gliel'ha detto, eh. E poi quando gli abbiamo detto che era uno scherzo, lui non ci ha creduto, ovviamente ha creduto alla parte dove io, sì, sì, Machiavelli, che sì, sì. avevo convinto la mia amica a tirarlo fino a scemo per poi tirargli. Vabbè, mi dispiace, non mi ricordo il tuo nome, comunque mi dispiace. Quindi questo mi fa capire che io ho avuto una percentuale di conversione molto più alta della tua. Absolutely. Abbiamo giocato, ma non abbiamo fatto i giochetti. Credo che siano due livelli proprio differenti anche di rispetto nei confronti dell'altra persona, no? Cioè abbiamo giocato, ci siamo un po' stuzzicati così, però nessuno dei due ha fatto quello che no, scappa e l'altro deve inseguire, eccetera. E questa è una parte che a me è piaciuta tanto di te, soprattutto all'inizio, non perché dovesse necessariamente diventare una cosa seria, ma perché appunto eravamo già dall'inizio andati oltre a questi teatrini che per carità a qualcuno possono piacere, ma noi siamo too old for this shit, diciamo. I'm too old for this shit. Quindi almeno io Sì, mi ci sentivo sì, tale. È una cosa che facevo a 17 anni, a 30, non c'avevo più voglia di rincorrere o farmi sì, rincorrere. Se tu mi piaci, io te lo dico, poi magari te lo dico in un modo un po'. Però entrambi quando ci siamo visti ci eravamo già dichiarati, sì, sì, no? è vero, è In un vero. modo molto senza Sì, aspettative, però dicendo comunque che era palese che ci fosse qualcosa e nessuno dei due lo nascondeva per una questione di faccio il figo o faccio la figa. sì, 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 E questo è è stata vero, una bella cosa, è secondo me. vero, è vero. Sicuramente abbiamo avuto la fortuna di partire comunque
appunto da una base solida, di essere anche entrambi in uno spazio mentale ed emotivo giusto per poter far partire una conoscenza che poi avesse un seguito, perché anche quello è importante. E questo non significa che lo saremmo stati 6 mesi prima o 6 mesi dopo, in base alle nostre esperienze, perché purtroppo o per fortuna le persone che incontriamo nella nostra vita le incontriamo in un momento ben preciso e inevitabilmente un anno prima o un anno dopo non sono stati e non saranno quella stessa persona, perché la maggior parte di noi, grazie a Dio, sono in continua evoluzione e quindi è anche una questione di tempismo, di fortuna. Momento super quark, perché come diceva Eraclito, non ti puoi bagnare 2 volte nello stesso fiume, perché il fiume non sarà lo stesso e tu non sarai lo stesso. Verissimo. Chiuso il momento Verissimo. super quark. Io e Fabian ci confrontiamo veramente su qualsiasi tema, quindi dalle serie TV trash a libri, al modo di vivere la vita, all'introspezione dell'essere umano, a questioni di coppia di cui parliamo molto spesso tra di noi non per niente, stiamo insieme da 7 anni, non abbiamo mai litigato una volta, nel senso proprio del termine litigio, non abbiamo mai litigato. Sì, sì. Abbiamo discusso neanche chissà quanto spesso, ma sicuramente abbiamo discusso, ma vere e proprie litigate Mai. non ne abbiamo mai avute, che da un lato mi viene da dire strano se non preoccupante, no? Perché spesso si dice no, finché non litighi la prima volta non è bello se- non è Vabbè, quella è una delle cose più tossiche che si possano dire, Grazie, diciamo, però possiamo dirlo per favore questa cosa? ma secondo me in realtà è perché sì, come dici tu, è vero, noi parliamo tanto, ma lo facciamo ascoltandoci anche, perché se una delle due persone è capace solo a parlare, ma dalle orecchie non passa niente, la cosa diventa difficoltosa. Cosa? Io stavo per rispondere. Però, diciamo, il modo in cui la gente litiga è alzare la voce, comunque tendenzialmente mancare anche di rispetto all'altra persona, perché nel momento in cui alzi la voce non sei in ascolto, no? Cercare di Sì. sopraffare l'altro con la propria idea, con la propria versione dei fatti, qualsiasi sia. E quello a noi non è mai successo. Rimuoversi fisicamente dalla situazione, quindi fare la sclerata e poi ognuno se ne va nel suo angolo e poi prima o poi no, si farà finta di niente o magari se ne parla, e invece noi ogni volta che abbiamo qualcosa che o ci infastidisce o qualsiasi tipo E di ce n'è di tema, roba che lo infastidisce di me, ragazzi. Avete già potuto, secondo me, usmarla. Quindi il sorriso del... ma sicuramente anche quello fa parte del poter avere successo insieme come squadra, oltre che come individui, e appunto il fatto di smussare i propri angoli, e io ne avevo parecchi, e quindi lasciare che l'altra persona abbia un'influenza positiva su di noi, e allo stesso tempo anche capire quali sono quelle cose che ci vanno bene fino a un certo punto o che non ci stanno bene e che quindi l'altra persona deve valutare se cambiare, modificare oppure dire no, questo per me è un caposaldo della mia persona, red flag, e perché Mica non è... parliamo di red flag, raga. Facciamo una puntata solo sulle red flag perché tutte le mie amiche hanno almeno 6 pagine di roba da darvi. E sarebbe anche lì curioso, per ricollegarci a quello che dicevamo prima, vedere in queste 6 pagine quante di queste red flag sono red flag che si vedono negli altri e quante invece sono red flag che vediamo in noi stessi, perché no, si ritorna un po' sempre al discorso del... Per avere un buon rapporto, una buona relazione con qualcun altro, bisogna sempre innanzitutto avere un buon rapporto con se stessi ed essere pronti per accogliere un'altra persona all'interno di
un ecosistema stabile fondamentalmente. Il mio ecosistema non è mai stato stabile da quando sono nata ad oggi, ma nonostante questo sono stata pronta ad accoglierti e per risponderti a prima anch'io ho imparato tante cose. Amore. Ok. E io direi... Abbiamo ancora diverse domande che ci avete fatto, a Sì. cui non abbiamo risposto. È vero. Vuoi che tiro fuori qualcosa giusto? Sì, Però facciamo un paio di domande di quelle veloci, perché poi un paio di temi più importanti li tratteremo nelle prossime puntate. Le prossime puntate non saranno sempre tutte appunto relative a noi, alla nostra vita, alcune sì, alcune no. Quale sarà il nostro prossimo tema? Tra cui la prossima serie che faremo saranno delle reaction a Money Road, il reality che ha iniziato forse ieri sera su Sky e inizierà nei prossimi giorni sulla TV in chiaro, perché siamo entrambi dei grandi fan dei reality, in particolare quelli competitivi, tra virgolette, di cui in Italia praticamente non si ha nessun tipo di storia, di esperienza, perché in vero. Italia i reality sono sempre dramma e strapparsi le vesti e sceneggiate, alla Grande Fratello, alla Temptation Island. A noi invece piace più lo stile di reality sulla base americana o coreano, perché i coreani negli ultimi anni hanno fatto veramente cose notevoli, e ci piace appunto guardare questi programmi, parlarne, e quindi arriverà a breve. Non abbiamo ancora visto la prima puntata. Dobbiamo ma guardare la prima puntata di Money Road. Tra l'altro io la stagione scorsa non l'ho vista, quindi avrete un esperto che mi ha già raccontato tutto e poi avrete l'ignorante che vede per la prima volta Money Road. Secondo me può essere anche quella una cosa interessante, Certo. perché tu puoi fare dei parallelismi che io non Certo. posso fare. Tra l'altro shout out, detto Shout correttamente? out, sì, Shout sì. out a Elisa True Crime, che con suo marito Edoardo fa questo bellissimo podcast che io seguo da tanto, che è Partners in True Crime, dove uno racconta e l'altro ascolta una storia particolarmente scioccante. Elisa, ti vogliamo bene e sicuramente useremo il vostro format ogni tanto per delle cose magari sulle quali uno dei due più e l'altro racconta, però sarà uno dei format, però sappi che te lo ruberemo, ecco, io te lo dico molto onestamente. Comunque io risponderei a questa domanda che ci ha fatto Stella, che è: come si fa a essere così favolosi? Ok. Eh? La risposta giusta non dovevo esitare, doveva essere: devi dircelo tu, Stellina. È vero. No, ditecelo voi nei commenti, doveva essere la risposta non Giusto, esitante. giusto. Ditecelo voi nei commenti come fate. Allora, c'è da dire, ecco, possiamo chiuderla così, no? Che noi un po' pensiamo di essere meglio degli altri. No, secondo me non è vero che noi pensiamo di essere meglio degli altri, secondo me noi pensiamo di essere delle ottime versioni di noi stessi e in generale un'ottima versione di quello che le persone potrebbero potenzialmente essere. In una coppia. In una coppia, ma anche a livello individuale, all'interno della No, coppia. io parlavo della coppia. Sì, penso di sì, perché comunque spesso si vedono delle dinamiche delle coppie ma che si autolimitano, che si mettono, delle persone che si mettono in delle situazioni che sembrano quasi forzate, che palesemente non vivono bene. Amore, sono proprio delle situazioni dove ti viene da dirgli: ma che cosa state insieme a fare? Ma Certo. perché? Nei casi Cioè, più estremi, perché? sì. Ma neanche estremi, ma sono la maggior parte così di quelli che abbiamo conosciuto. Parliamoci chiaro, siamo un po' sinceri su questa cosa. Sì, spesso e volentieri succede così. In Certo. quel senso io ho, ok, non parlo per noi perché giustamente siamo due individui, io ho un senso di superiorità verso il 99% delle coppie che ho conosciuto nella mia vita. Beh dai, mi piace perché la tocchi piano. La tocco piano, però a una certa è la verità, è quello che penso. E lo rivendico con orgoglio. Comunque, Vai, ancora una.
quella della Nadi voglio... Quella della Nadi. Sì, dai, quella era simpatica per chiudere. Da... Scala. Sputato. Aspetta. La Nadi, ciao bella, ci chiede, scala da 1 a cazzo di cane, quanto vi sopportate oggi? Beh, lascio la parola a te. Oh, grazie. Ma oggi può essere un buon 9,5? Sì, per me. Da 1 a cazzo di cane? Ah, vabbè, ok, io Ciao, calcolavo... vieni a farti vedere nel primo podcast dei tuoi... Vieni. Ha sentito cazzo di cane ed è Cazzo arrivato. Ho detto, io sono femmina, quindi cazzo di cane potrebbe essere qualcosa che potenzialmente mi interessa. Questa è lei che arriva a dirci basta, riapritemi la porta, perché abbiamo dovuto chiudere la porta perché qua ci sono cantieri ovunque. E quindi per me da 1 a cazzo di cane, che ho interpretato come essere un 10 e un 9,5, invece per te? Ah, io il cazzo di cane invece alla René Ferretti l'avevo interpretato come cazzo di cane. A Ok. cazzo di cane. E oggi come ci sopportiamo? Ma secondo me molto bene, anche perché siamo pure in un periodo non facile della nostra vita. Appunto siamo poveri in culo, quindi secondo me anche affrontare questo tipo di dinamiche che spesso per le coppie possono essere un grande trigger, penso che lo stiamo affrontando molto bene e poi tu sei un figo della Madonna, cioè come faccio? Come Cioè, faccio a non sopportarti? Cioè, troviamo una chiusura, ovvero io che cerco di prendere la lingua al nostro cagnolino, perché è una delle sue cose preferite. È una delle tue cose Ma anche delle, preferite. ma guarda, che adesso smetto e E non gliene frega un cazzo. e lei si lecca il culo. La maggior parte di voi che vede questo video, soprattutto nei primi giorni, già ci conoscerà, ma se non ci conoscete, ci trovate. Conosceteci. Se volete conoscermi, conoscetemi. Ci trovate sui vari social, Instagram e TikTok, a fare video più o meno stupidi. Link in bio, link in bio. Vi lasciamo con la nostra frase di chiusura che è questa. Frase di chiusura. E questo è un omaggio a Maccio. Ci vediamo al prossimo video. Ma Oh, chiudiamo col bacino, ma che no, carino. questo lo tagliamo. No, chiudiamo col bacino.